Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli 11 e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Una buona Pasqua a tutti. Nel brano evangelico che abbiamo appena ascoltato abbiamo sentito parlare di una grande pietra che si trovava di fronte al sepolcro di Gesù e che era stata rimossa. Sullo sfondo ho collocato la foto di una di queste pietre che sono del tempo di Gesù. Si trova di fronte a un sepolcro che è stato scoperto lungo la strada che dal Monte Carmelo scende verso Megiddo. È del tempo di Gesù. Ci dà l'idea di com'erano i sepolcri, e ce ne sono pochissimi, sono rimasti soltanto 4 di questi sepolcri con la ruota davanti a quella grotta. Qual era il destino dell'uomo secondo la concezione degli israeliti? Non era diversa da quella di tutti gli altri popoli che dicevano: gli uomini, quando concludono la loro esistenza in questo mondo, vanno a finire nell'Ade, dicevano i greci, negli inferi i latini. Gli ebrei dicevano nello Sheol. Sheol era proprio il mondo sotterraneo in cui andavano a finire tutti dopo la conclusione della loro vita. E cosa accadeva in questo mondo sotterraneo? Tutti i morti finivano nella stessa condizione di larve, di ombre, di zombie, e lì finivano tutti, ricchi, poveri, re, schiavi, giovani, vecchi, buoni e cattivi, tutti in questa grotta, e non c'era distinzione nemmeno fra buoni e cattivi, perché, secondo la concezione israelitica, Dio faceva giustizia qui in questo mondo, premiando coloro che si comportavano bene e punendo i malvagi. E questa che voi vedete era la porta degli inferi. Sheol in ebraico viene dal verbo sha'al, che significa chiamare. Pare proprio che questa bocca inviti tutti ad entrare. È il destino di ogni uomo. Erano quelle porte degli inferi che spaventavano anche gli ebrei, ma direi anche li spaventavano meno di noi, perché per l'israelita il passaggio da quella porta non era qualcosa di terrificante, era una condizione dell'essere umano.
Ciò che turbava il pio israelita era entrare troppo presto senza aver vissuto in pienezza questa vita. Difatti il libro della Genesi, per esempio, dice di Abramo che è spirato, è morto in felice canizie, vecchio, sazio di giorni, e si è riunito ai suoi antenati. Direi che questo passaggio dal nostro mondo verso lo Sheol era meno drammatico per un israelita dell'antichità rispetto a noi. Noi siamo più attaccati alla realtà di questo mondo di quanto non lo fossero loro, proprio perché la condizione di vita non era bella in fondo come quella che sperimentiamo noi. La paura che aveva l'israelita era quello di essere chiamato troppo presto nello Sheol. Difatti, quando noi leggiamo i Salmi troviamo spesso che l'orante dice al Signore: io ti ho pregato, tu mi hai fatto risalire dagli inferi, cioè ero anche già entrato magari per una malattia gravissima, ma poi sono stato guarito, è come se fossi uscito di nuovo da quella bocca degli inferi. La mia vita era alla soglia dello Sheol, stavo proprio per entrare, ma tu, Signore, mi hai salvato. Troviamo spesso questa espressione nel libro dei Salmi. L'uomo però non si rassegna a questo destino di una vita là, in questa grotta, nelle viscere della terra oscura dove si vive come larve. E nel secondo secolo in Israele è nata la concezione che ci sarebbe stata una risurrezione. Ma cosa intendevano per risurrezione loro? Intendevano un ritorno in questa vita dei giusti. Troviamo questa concezione sulla bocca di Marta, per esempio, quando lei dice a Gesù: io so che mio fratello risorgerà nell'ultimo giorno, cioè quando ci sarà il regno di Dio in questo mondo, i giusti parteciperanno a questo regno e risorgeranno. E Gesù risponde a Marta: non è così. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se passa attraverso la morte biologica, non muore. Questa è la grande novità. Gli uomini hanno sempre cercato di trovare una risposta a questo che è l'enigma più angosciante dell'uomo. Rimarrà qualcosa di noi, oppure il nostro destino è come quello delle piante e degli altri animali, come quello dei nostri antenati che ciondolavano là sugli alberi? Non c'è nulla di nuovo per l'uomo, e il cristianesimo, se non dà una risposta a questo enigma, non serve. Il resto, la concezione etica dell'uomo cristiano ci rende orgogliosi, ma è la conseguenza di questa concezione del destino dell'uomo che ci è stata rivelata da Cristo nella Pasqua. Noi cristiani siamo giustamente orgogliosi della vita sublime proposta e vissuta da Gesù. Pensiamo al discorso della montagna, alle beatitudini, all'amore incondizionato anche per il nemico, quell'amore che Gesù poi ha incarnato e l'ha vissuto in pienezza. E siamo giustamente orgogliosi di questa proposta di umanesimo che non teme confronti con nessun altro umanesimo. Più in alto dell'umanesimo proposto da Gesù di Nazaret non si va. Però questa proposta meravigliosa starebbe in piedi anche se poi la nostra vita finisse con la morte e quindi ci si dissolvesse nel creato e basta, è materia che si dissolve come i barattoli, come le pietre. Starebbe in piedi lo stesso la nostra proposta morale, perché è bella, essere uomini
è essere come Gesù di Nazaret. Poi anche se tutto finisse, varrebbe la pena vivere come Lui ci propone. Però ci chiediamo, starebbe davvero in piedi questa proposta morale se poi dopo arrivassimo alla conclusione che l'amore costruito si dissolve come se non ci fosse stato? Sono convinto, farebbe fatica a reggersi in piedi questa proposta morale, perché se pensiamo che l'amore che abbiamo costruito poi non lascerà nessuna traccia, allora siamo tentati di lasciar perdere e di vivere anche noi come vivono tutti, pensando unicamente al proprio tornaconto e finita lì, goderci il momento presente e basta. Ci vorrebbe davvero una forza eroica per rinunciare al proprio egoismo, se non si ha la certezza che l'amore costruito non viene dissolto. La domanda che noi allora ci poniamo oggi: vale la pena fare certe rinunce, interessarci degli altri se poi non rimane nulla? Se io costruisco una casa, un conto è che questa casa so che durerà per millenni, allora la curo in un certo modo, ma se so che viene distrutta dopo 15 giorni, io non ci metto lo stesso impegno. Ci sono due domande che ci poniamo, ripensando alla proposta di uomo che ci ha fatto Gesù di Nazaret. Pensiamo a Lui. E la domanda che ci poniamo è: questo Gesù che ci ha lasciato insegnamenti meravigliosi e che ha incarnato questi insegnamenti, è un vivo o è un morto? Quando Gesù di Nazaret è entrato anche Lui, perché facendosi uomo ha scelto la condizione umana, e l'uomo non può che essere mortale, perché se non è mortale non è più uomo, quindi diventando uomo il figlio di Dio sapeva che il suo destino era entrare in quella grotta dello Sheol. Adesso la domanda: quel Gesù di Nazaret che è entrato in quella grotta è un vivo o è un morto? E quindi tutta la sua storia è rimasta o è scomparsa poi nel nulla, dissolta, come tutta la materia del creato e nulla più? La prima domanda, ma ce n'è un'altra che per noi cristiani è ancora più forte. Quando noi ci accostiamo al banchetto eucaristico, noi compiamo un gesto sponsale, ci uniamo a Cristo. Uniamo la nostra vita alla sua come la sposa unisce la propria vita allo sposo. Allora la domanda è: quando ci accostiamo al banchetto eucaristico ci uniamo a un vivo o a un morto? Sono domande estremamente impegnative queste. Poi ancora una terza domanda, che è quella poi che ci interessa di più. C'è una speranza dopo la morte? Se il cristianesimo non risponde a queste domande, non sta più in piedi niente. Soltanto se Cristo è vivo, allora ha un valore eterno una vita donata. Un'ultima considerazione prima di entrare nel brano evangelico. Sto andando avanti pian pianino perché è il tema centrale della nostra fede. Da quella bocca del sepolcro dove Gesù è entrato non è più tornato indietro, perché tornare indietro, uscire da quella porta dello Sheol, significa tornare in questa realtà che noi sperimentiamo, la realtà materiale, è una rianimazione. E se uno riesce a tornare indietro da quella porta, poi torna di nuovo la morte, lo ghermisce e lo riporta dentro. Quindi riportare fuori da quella porta, come è successo a Lazzaro,
Lazzaro è stato riportato fuori, rianimato, ma poi la morte lo ha ripreso, lo ha riportato nella grotta dello Sheol. E vedete, quando Gesù è entrato in questa grotta, ha trovato tutti coloro che l'avevano preceduto nello Sheol. E l'umanità non aveva in sé una vita capace di vincere la morte, si rimaneva nello Sheol, perché soltanto la vita dell'Eterno non è soggetta alla morte. E se l'uomo non riceve questa vita dell'Eterno in dono, rimane nello Sheol. Il destino del biologico è proprio quello. E Gesù, quando è entrato in questa grotta dello Sheol, ha trovato tutti coloro che erano morti prima di lui. Adesso, che cosa ha fatto Gesù? Se avesse preso tutti coloro che erano entrati in questa grotta, li avesse ricondotti fuori dalla porta dalla quale erano entrati, la porta che dava sul mondo, sul nostro mondo, e poi la morte sarebbe tornata a ricondurli dentro. Che cosa ha fatto nella Pasqua? Quando Gesù è entrato in quel sepolcro è successo qualcosa di straordinario, di sublime. Lì è entrata la forza dell'Eterno, è stata comunicata a tutti gli uomini, anche a coloro che avevano preceduto nella morte Gesù di Nazaret, e non sono tornati indietro. Ma Gesù, entrando in quel sepolcro nella Pasqua, lo ha svuotato, ha sfondato questa grotta e ha introdotto tutti nella vita dell'Eterno. Questa è la vittoria sulla morte, perché tornare indietro, una rianimazione, non è vincere la morte, è procrastinare la sconfitta. Soltanto se si riceve in dono quella vita che il Figlio di Dio è venuto a portare in questo mondo, allora tutta la vita ha un senso e tutto il messaggio di Gesù di Nazaret acquista valore nella Pasqua, perché nella Pasqua lui ci è venuto a mostrare come una vita donata per amore non viene distrutta ma entra nel mondo di Dio. Allora, vedete la differenza fra una rianimazione di Lazzaro che ritorna in questo mondo e invece il risorto che ci viene mostrato molto bene nelle icone bizantine, che scende nelle viscere della terra e prende per mano tutti gli uomini per condurli poi nella casa del Padre, nel mondo di Dio. La risurrezione non è verificabile con i nostri sensi. La rianimazione sì, se Gesù fosse uscito da quella grotta e si fosse ripresentato così nella nostra condizione umana, rianimato, allora l'avremmo potuto vedere, toccare, verificare, ma quella non sarebbe stata la risurrezione. La risurrezione non è verificabile con i nostri sensi perché appartiene al mondo di Dio. Ci vuole uno sguardo diverso dallo sguardo materiale. Con lo sguardo materiale non si può vedere un risorto. Ci vuole uno sguardo che è quello che è donato al credente da Dio. Allora si può vedere l'invisibile. Veniamo adesso al testo evangelico che abbiamo appena ascoltato. Il primo dei sabati, all'alba profonda. Inizia così il nostro testo, con le donne che si muovono nell'oscurità di quel mattino di Pasqua. È proprio il mondo della tenebra adesso che verrà rischiarato da una nuova luce. Sorge un mondo e un giorno nuovo, un giorno eterno, un giorno di luce, un giorno in cui questo enigma che ha angosciato gli uomini da sempre, perché l'uomo non si rassegna a veder distrutta tutta la propria storia di amore. Adesso arriva la luce può venire soltanto dal cielo. Arrivano le donne e portano con sé gli aromi. Che cosa si aspettavano Maria di Magdala, Giovanna e la Maria di Giacomo, di cui poi ci verranno nominate al termine del brano?
Si aspettavano di trovare un cadavere e cosa venivano a fare? Venivano a ungere con aromi quel cadavere. Questo gesto che cosa significa? Significa cercare di aromatizzare l'odore della morte. È ciò che gli uomini hanno sempre cercato di fare, vincere in qualche modo questo mostro che è la morte. Allora hanno cercato di imbalsamare, hanno cercato di mummificare, ma se si mummifica un cadavere non si vince la morte, si costruisce un monumento alla sua vittoria. C'è lì un cadavere che viene mummificato e mostra che la morte ha stravinto. Cosa trovano le donne? Ecco la sorpresa, non potevano mai avere l'idea che potevano trovarsi di fronte a un evento straordinario del genere. Trovano la pietra rotolata via dal sepolcro. Non c'è più la pietra, pare proprio l'invito alle donne a guardare dentro, a guardare nello Sheol, dentro quella bocca che aveva inghiottito l'umanità intera, guardate dentro. Anche Gesù era entrato. E le donne guardano dentro e non trovano il corpo del Signore. Questa non è una prova della risurrezione, questo è un segno. Non sapremo mai che cosa è capitato, ma è l'invito alle donne a contemplare lo Sheol, e lo Sheol è vuoto. Manca il corpo di Gesù e è vuoto, non c'è più nessuno. Non è che sono tornati indietro, è vuoto perché sono andati di là. Cristo, entrando nel sepolcro con la forza di vita divina che lui possedeva, ha introdotto tutti nel mondo di Dio. Le donne però non capiscono più nulla ed ecco due uomini che stanno davanti a loro in vesti sfolgoranti. E si tratta di un linguaggio letterario. Sono le immagini bibliche che vengono riprese adesso per descrivere un evento che sfugge ai nostri sensi. Due uomini. Marco parla di un giovane. Il messaggio è che è una vita giovane che c'è nel sepolcro. Si entra lì vecchi, ma lì inizia una giovinezza eterna. Allora è un giovane che dà questo annuncio. In Matteo addirittura c'è una scena drammatica, l'angelo che scende dal cielo, rotola via la pietra, si siede su questa pietra in segno di vittoria e dice alle donne: cercate Gesù, il crocifisso non è qui. Giovanni parla di due angeli. Luca due uomini, due indica che è una testimonianza veritiera, ci sono due testimoni e poi in vesti bianche. È il messaggio del cielo alle donne in realtà. Le donne di fronte a quel sepolcro vuoto hanno avuto quella rivelazione interiore che ha dato loro la certezza. Qui è successo un qualcosa di straordinario, c'è stato un intervento divino che ha sconfitto la morte. Le donne rimangono col timore e chinano il volto a terra. È proprio la comunità cristiana adesso che si trova sconvolta di fronte a questo evento, che cerca di capire come mai il sepolcro è vuoto. I due uomini danno il messaggio del cielo e spiegano che cosa è accaduto in quel sepolcro. E dicono alle donne: perché cercate il vivo tra i morti, non il rianimato. Fosse il rianimato non sarebbe il vivo, perché sarebbe vinto ancora dalla morte. Lui è il vivo di quella vita che non può più essere toccata da nessuna forma di morte. È risorto, non è qui. Ricordate come vi parlò quando era in Galilea. È risorto, non rianimato, è risorto. Quando noi diciamo risorgere, non vuol dire ritornare di qui, vuol dire entrare in quel mondo dove la morte non ha più accesso, nessuna forma di morte, né dolore, né sofferenze, né malattie.
Tutto quello che è legato al mondo della morte non esiste più, quello è il mondo dei viventi. I due uomini dicono alle donne: ricordate, quando vi parlò là in Galilea, ciò che vi ha detto. Cosa aveva detto là in Galilea? È necessario che io doni la vita, ma il terzo giorno entro nella vita definitiva. Una vita donata, aveva detto Gesù, è quella che viene conservata per l'eternità. Ciò che non è amore viene distrutto, ciò che è amore è divino e questo non viene distrutto. I due uomini dicono alle donne: ricordate ciò che lui vi aveva detto, che una vita di amore non va distrutta, ma è conservata, è risorta nel mondo di Dio. E le donne si ricordano di questo messaggio. È molto importante per noi questo messaggio, perché ciò che hanno detto quei due uomini alle donne è rivolto a noi. Come possiamo noi fare l'esperienza del risorto? Sappiamo, abbiamo la certezza che quel sepolcro era vuoto, perché nessuno ha mai dubitato che quel sepolcro è stato trovato vuoto nel giorno di Pasqua. Hanno dato tante spiegazioni possibili, non è una prova della risurrezione, ma la luce che dà anche a noi l'esperienza del risorto ci viene dal ricordo. Il ricordo della vita donata di Cristo ci spalanca gli occhi e ci fa vedere l'invisibile, ci fa vedere dove è andata a finire questa vita donata. Ai puri di cuore è dato di vedere l'invisibile, di vedere il mondo di Dio. Puri di cuore sono coloro che hanno il cuore puro, non inquinato dagli idoli, dall'ipocrisia, dalla doppiezza, dall'attaccamento a questo mondo come se fosse eterno. I puri di cuore sono coloro che hanno la mente e il cuore libero per accogliere questa luce che viene dal cielo. Le donne ritornano dal sepolcro e diventano annunciatrici dell'esperienza che hanno fatto. Partono, vanno dai discepoli e dicono loro ciò che hanno sperimentato. E i discepoli considerano i discorsi delle donne dei deliramenti. È l'unica volta che compare nel Nuovo Testamento questo termine delirio. Ci dice quanto fosse lontano dalla mente dei discepoli l'attesa di un messaggio del cielo di questo tipo, che Cristo aveva vinto definitivamente la morte. Però si muovono, sono dubbiosi, sono meravigliati di ciò che viene loro detto, ma Pietro si alza e va al sepolcro, vede i segni della morte, le bende, non vede null'altro, però ha visto che il sepolcro è stato svuotato e torna a casa sua meravigliandosi. Non è ancora arrivato alla fede nella Pasqua, però ha già fatto un passo, è meravigliato, è pronto a lasciare mettere in causa, in discussione la sua certezza che l'uomo finisce in un sepolcro, va nello Sheol e tutto finisce lì. Il cammino della fede deve passare attraverso questo dubbio che è quello di Pietro, attraverso questo pensiero che dopo la morte si entra nel mondo di Dio. Forse possiamo passare anche noi da questa convinzione che è un delirio pensare che non tutto finisce qui. È il cammino che coloro dal cuore puro non considerano però definitivo. Si passa necessariamente dal dubbio e coloro che non passano attraverso un dubbio hanno ancora l'idea che la risurrezione sia una rianimazione. No. Per arrivare
alla fede nel risorto, alla fede nella vittoria della vita nel giorno di Pasqua, bisogna passare attraverso questo dubbio che è stato quello degli apostoli. Ma quando si ricorda ciò che è accaduto e ciò che ha annunciato Gesù di Nazareth, allora si arriva a vedere il risorto con lo sguardo della fede e avere la certezza che una vita donata non viene distrutta, ma viene conservata eternamente nel mondo di Dio. Auguro a tutti una buona Pasqua.